Bene, prima di tutto vi ringrazio di aver preso parte a questo evento, un altro evento promosso dalla Fondazione Eleuteria, Dialoghi, eccetera, Dialoghi, che vede due ospiti di occasione, Francesca Mannocchi e Nathan Troll, che vi chiedo di accogliere con un applauso, per cortesia. Oggi parleremo di guerra in Ucraina e parleremo di guerra a Gaza con i rispettivi ospiti, però sono stato richiamato dai miei collaboratori a dover richiamare, visto che non lo faccio mai, ricordare che Etcetera Dialoghi è un evento che è patrocinato ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, patrocinato dall'Ambasciata d'Italia a Praga, dal Ministero ceco dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport, del Ministero ceco della Cultura, della città capitale di Praga, Napoli, Camera di Commercio dell'Industria Italo-Ceco e di diverse università, tra cui Bologna, Parma, la Tuscia, la San Raffaele, il FAMO, l'Università di Piemonte Orientale, l'Università di Torino e il Comites. Io vi ringrazio e mi sembrava giusto, lo voglio ricordare. Vedo tra gli ospiti l'ambasciatore Aldo Amati, che ringrazio, Danilo Mandi, Presidente della Camera di Commercio, e tanti altri cari amici. Vi ringrazio di aver preso parte. Come sapete, il dialogo è trasmesso in diretta streaming e poi veicolato sui canali YouTube in italiano, in inglese e con traduzione in ceco. Prima di cominciare vorrei puntualizzare due cose, perché facciamo questi dialoghi. In realtà è per conoscere persone che possono avere anche opinioni diverse da noi e per porsi alla fine di un dialogo dei quesiti e delle domande. Forse le risposte ognuno di noi le cerca dentro se stesso, però siccome io mi pongo sempre davanti agli interlocutori con il presupposto di poter anche cambiare idea, e credo che questo sia sempre un ottimo stimolo per qualsiasi conversazione, qualsiasi dialogo. Permettetemi di presentare, anche forse se non ce ne sarebbe bisogno, i due ospiti di oggi. Francesca Mannocchi nasce a Roma nel 1981, dove si laurea in sociologia, è madre di un figlio di 10 anni, giornalista, scrittrice, documentarista italiana, e da oggi esce la sua nuova pubblicazione delle Inaudi e quindi da oggi anche poeta a tutti gli effetti. Ha lavorato in Medio Oriente, Nord Africa, Afghanistan, Ucraina, specializzata in reportage su conflitti contemporanei, migrazioni e crisi umanitarie. Collabora con varie testate italiane e internazionali, tra cui l'Espresso, la 7, Al Jazeera English, nota per il lavoro sul campo e la presenza diretta nei teatri di guerra. Autrice di documentari tra cui ISIS Tomorrow, The Lost Souls of Mosul e Lirica Ucraina. Vincitrice del David Donatello 2025 per il miglior documentario, appunto, con Lirica Ucraina. Autrice di diversi libri, ne citerò alcuni: Io Khaled vendo uomini e sono innocente, Porti ciascuno la sua colpa e Bianco il colore del danno. Il suo lavoro unisce testimonianza diretta, indagine giornalistica e riflessione personale. Dicevo che c'era qualcosa che non andava, che mi mancavano gli occhiali, quindi Nathan Troll è cittadino statunitense, nato in California nel 79. Troll ha conseguito una laurea triennale presso il College of Creative Studies dell'Università della California Santa Barbara e una laurea specialistica in scienze politiche presso la Columbia University. Ha studiato arabo e ebraico all'Università di Tel Aviv, è giornalista, saggista e analista politico statunitense. Vive a Gerusalemme da diversi anni, specializzato nel conflitto israelo-palestinese. Ex direttore dell'Arab Israeli Project presso l'International Crisis Group, ha collaborato con testate internazionali tra cui The New York Times Magazine, The Guardian e l'Octon Reviews of Books. Autore di saggi e opere tra cui L'unico linguaggio che capiscono, imporre il compromesso tra Israele e Palestina e Un giorno nella vita di Abed Salama, e con questo riceve il premio Pulitzer 2024 per la saggistica. Il suo lavoro
combina analisi geopolitica e narrazione individuale. Direi che cominciamo come si svolgerà questo dialogo. 30-35 minuti di conversazione tra me e Francesca e poi passeremo a Nathan e poi lasceremo lo spazio a voi con domande dal pubblico. Francesca, la Russia considera gli eventi che hanno portato alla caduta del governo filorusso di Viktor Yanukovych nel 2014 come un colpo di Stato sostenuto dall'Occidente. Tale ipotesi, confermata involontariamente da Victoria Nuland, l'epoca assistente segretario di Stato americano all'epoca di Obama, durante una conversazione telefonica che probabilmente fu intercettata dal KGB, o perlomeno quello che poi si è trasformato nel nuovo servizio segreto russo. Tale conversazione telefonica avvenne tra lei e l'ambasciatore statunitense in Ucraina, Geoffrey Piat. In pratica, in questa telefonata, la Nuland aveva sostenuto un cambio di regime e che dopo aver esaminato i 3 candidati alla carica di primo ministro ucraino, il Dipartimento di Stato degli USA avevano individuato in Arsenij Yatsenyuk, io spero di dirlo correttamente, e disse che voleva parlare con lui almeno 4 volte a settimana e che alle domande, alle perplessità dell'ambasciatore, esordì dice che a lei non sarebbe interessato di quello che pensavano gli europei. Fu un po' più dura nell'espressione, ma questo era quello che voleva e sosteneva. Alla luce di tutto quello che poi è successo, non ci viene il dubbio che noi europei siamo stati, come dire, caduti nelle dinamiche americane e ora lasciati a pagare i costi e a sostenere l'Ucraina da soli, sia in termini di accoglienza di profughi che in finanziamenti e in armi concesse. Vero che sì. Buonasera a tutti e tutti, grazie. Questo invito, grazie per averci qui ospiti di questo luogo meraviglioso, storico, quindi grazie. Parto dalla fine della tua domanda. Faccio come conversazione che abbiamo iniziato l'altro giorno a pranzo, cioè quanto se ci sembra disease, automatic, ingesco di squarciare, direbbero i filosofi, cioè di Maya, no? Squarciare il terrore dell'ipocrisia. Cioè, io credo che questi ultimi anni su vari fronti e vari scenari stiano avendo il dramma di infragilire prepotentemente l'Europa, ma contemporaneamente il beneficio di mostrare all'Europa le sue stesse debolezze, le sue stesse mancanze e anche in qualche modo, se non l'inutilità, perché è una parola troppo brusca e troppo iperbolica e drammatica, sicuramente la necessità di ripensare alcune istituzioni che non reggono più le sfide del presente. Mi spiego. Quello che dicevi, parto da una questione che mi è molto cara e che riguarda il problema migratorio e che in qualche modo all'inizio dell'invasione su larga scala russa in Ucraina ha messo in evidenza l'ipocrisia europea su un tema delicatissimo come quello della migrazione. Adesso non ho controllato i numeri oggi pomeriggio, vado a spanne, potrei sbagliare di qualche migliaia di persone, ma nei primi mesi seguiti alla invasione russa in Ucraina, l'Europa è stata capace di accogliere, ospitare e ripensare i criteri di ospitalità e quindi per esempio la libera circolazione tra i paesi, 3 milioni di persone, 3 milioni di persone in pochissimi mesi. Questa evidenza ha
ha messo in luce l'ipocrisia dei 10 anni precedenti, degli almeno 10 anni precedenti rispetto alle migrazioni che arrivavano dal Nord Africa. Perché dico questo? Perché noi abbiamo vissuto almeno dal 2017 in poi, c'ho la convinzione, a proposito di cambiare idea sulle cose, di un ministro di sinistra che ha detto al paese, il nostro, che 100.000 persone l'anno rappresentavano una minaccia democratica per il paese, e ci siamo trovati di fronte a un continente che dalla sera alla mattina, senza battere ciglio, è stato capace di accogliere e ospitare 3 milioni di persone. 3 milioni di persone significa welfare, scuole, trasporti, sanità, costi reali in paesi prossimi. La Polonia, per esempio, che è il paese che ancora ospita, se non sbaglio, circa 1 milione di persone, circa 1 milione di ucraini, e significa scuole per i bambini, di nuovo ospedali. Dunque, per partire dall'ultima forma di ipocrisia, l'altra forma, se non di ipocrisia, quantomeno di illusione, che l'invasione russa in Ucraina ha in qualche modo di cui l'invasione russa in Ucraina ha reso necessario un ripensamento, è che cosa intendiamo oggi per unione, che cosa intendiamo per... Siamo pronti a un dibattito sulla difesa comune europea? Siamo pronti a un dibattito sull'intelligence comune europea? Per la mia banalissima esperienza, questo dibattito è stato posto in essere con minor forza perché la guerra non stava dietro casa, la stava in Iraq, ai tempi dell'ISIS. Noi abbiamo avuto lo stesso problema, non in termini di difesa europea, ma in termini di intelligence. Quando è iniziata la minaccia dei foreign fighter che partivano e che tornavano dai teatri controllati dall'ISIS, quindi in Nord Africa, in Siria e in Iraq, noi abbiamo avuto esattamente lo stesso problema, cioè un problema che faceva capo alla necessità per i paesi dell'Unione di condividere informazioni sensibili, informazioni biometriche, informazioni sugli spostamenti, informazioni sulle comunicazioni, che a quel tempo non erano trasferibili ancora da un paese a un altro, e questo naturalmente amplificava la minaccia che i foreign fighter di ritorno rappresentavano per il nostro continente. Il dibattito sulla difesa comune e sull'intelligence comune è rimasto appeso sul collo dell'Unione Europea da allora, sono passati 10 anni. Oggi siamo di nuovo lì, abbiamo molte cose sono cambiate naturalmente, il dibattito sulla difesa europea è il dibattito più vivo di quanti non lo fosse 10 anni fa, ma è ancora un dibattito appeso, per cui di fronte a un'istituzione come la NATO che va riattualizzata in un presente che non parla più la lingua di 10 anni fa, l'Europa non è sola a difendere un confine militarmente, è sola anche a difendere i valori che quei confini rappresentano. E quindi io credo che se c'è un beneficio, e c'è, credo, dalla guerra in corso in Ucraina, è che noi siamo chiamati come europei a ridefinire cosa intendiamo per unione, per spirito collettivo del continente, e se sono ancora vivi, come io spero che siano, i valori che hanno animato questo continente, che sono i valori di Ventotene. Il presunto aborto di Stato di cui parlava il nostro ospite. Io direi che le domande le facciamo dopo la fine, se non le dispiace. La ringrazio. Le scuse. Grazie, molto gentile. Poi le lasceremo la domanda di poter intervenire. Ok? Grazie. Molto gentile. Anche perché non è microfonata e non la sentono in diretta stream. Sì, mi sentono. Le fare domande parlando di ipotetici colpi di Stato e poi non c'è risposta.
Non credo che ci sia stato un colpo di Stato in Ucraina. Se vuole la mia risposta e il mio parere, non credo che ci sia stato un colpo di Stato in Ucraina. Grazie. Prego. Parlavamo di ipocrisia, no? Fino a poco tempo fa, fino a prima della guerra in Ucraina, Aspetta che finisco la risposta, se no mi resto appesa. Penso che come accade dappertutto, accade in Libia, accade in Ucraina, accade in Siria, accade in Iraq, tendiamo a sostenere più o meno giustamente e con mezzi che variano nel tempo e che variano da paese a paese le resistenze degli altri. Spesso sosteniamo le resistenze che ci servono. Abbiamo sostenuto i talebani in funzione antisovietica, abbiamo sostenuto Al-Qaeda quando dovevamo deporre quelli che consideravamo e che erano dei pericolosi dittatori. Abbiamo sostenuto i rivoluzionari libici che si sono poi trasformati in quelli che hanno animato la guerra civile successiva. Questo fa di noi sempre dei golpisti? Io non credo che faccia di noi dei golpisti, credo che più che faccia di noi dei cretini, perché andiamo sempre a sostenere le persone sbagliate. Questo è quello che penso. il fronte è lunghissimo sul fronte ucraino, circa 1200 km, anche se si è ridotto, ma comunque la profondità dello stesso è spesso di 20 km anche più per parte. La guerra, grazie o per colpa dei droni, si è trasformata in una guerra all'apparenza virtuale, ma purtroppo sanguinosissima e difficile da raccontare. Tu sei stata corrispondente di guerra, più volte in trincea, 2 volte attaccata sotto il fuoco nemico. È difficile da raccontare questa guerra. Questa guerra è diventata una guerra impossibile da raccontare perché, diciamo, togliendo tutta l'epica della corrispondenza di guerra che non ci piace come metodo, per raccontare la guerra esiste, perlomeno per me, per il modo in cui io la racconto, una regola che è quella di togliere, diciamo, l'aura eroica del narratore, che è sinceramente poco interessante, ma lasciare che si veda la paura e che si veda lo sporco della guerra, il sangue, la morte. E la guerra di droni è una guerra che allontana la figura del testimone perché rende il terreno di guerra un luogo in cui non esiste più una linea del fronte perché tutto è linea del fronte, perché tutto è esposto ai droni. Quindi, diciamo, rispetto a prima non esiste più rispetto a 1 anno e mezzo fa in Ucraina non esiste più una retrovia del fronte probabilmente vi saranno familiari le immagini delle città coperte di reti antidroni e se le città sono coperte di reti antidroni significa che le città stesse sono diventate linea del fronte per i vari tipi di droni che esistono, i droni kamikaze, sono gli FPV, i quadricotteri o i droni usati oggi per portare cibo e munizioni con la prima linea e trasportare i feriti indietro. Significa che quella che è la vera prima linea, cioè la linea delle truppe d'assalto e degli incursori, è l'unica, diciamo, forma di fanteria che ancora resiste. Da quella fanteria alla retrovia ci sono 30 chilometri, non è più come prima. La guerra come è oggi in Ucraina è una guerra che non si può vedere se non attraverso gli schermi su cui vengono indirizzati i vari droni, sia i droni di salvataggio che i droni di ricognizione che i droni armati.
E questo rende molto difficile raccontare questa guerra perché mentre su una linea del fronte quello che a me interessa non è il carro armato o che spara il colpo d'artiglieria, quello fa colore, non mi interessa. Mi interessa la paura del soldato, mi interessa la fame del soldato che resta bloccato in trincea e non può mangiare una settimana. Mi interessa che dallo spioncino si veda a 400 metri il soldato russo uguale a lui che parla la stessa lingua, con cui si capisce e che se grida mamma ho paura, quello grida mamma ho paura nella stessa lingua. Questo mi interessa e questo non si può vedere più. Significa che il processo di immedesimazione che c'è in chi ci legge, in chi ci ascolta è disintegrato. Perché tu puoi raccontare una guerra e farla capire se porti il tuo lettore in mezzo a quella paura lì. Se lo porti di fronte a uno schermo e gli fai vedere un videogioco, quella non è più guerra, è l'immaginazione della guerra, è qualcosa che esiste ma non esiste contemporaneamente. E se posso, diciamo, chiudere parlando quanto questa cosa ci riguarda, l'Ucraina è rimasta sguarnita di armi perché noi eravamo troppo impegnati a pensare se volevamo una difesa europea unita oppure no e se le armi erano offensive o difensive, quindi sostenevamo a parole, abbiamo sostenuto a parole la resistenza ucraina, poi in fondo l'abbiamo sostenuta poco nei fatti. Nel frattempo gli ucraini si sono rimboccati le maniche e hanno detto va bene, facciamo da soli, grazie tantissimo, e si sono costruiti nel solo 2025 1 milione di droni, diventando il prototipo dell'antica guerra contemporanea. Guardare oggi la guerra in Ucraina significa in qualche modo guardare il modello di quello che sarà la guerra domani, e io credo che noi dobbiamo concentrarci un po' di più su come è cambiata la guerra, non solo lì, ma come questo funziona da modello della nostra cecità e del modo in cui la strategia bellica sta cambiando. Basta pensare che il 15-16% delle fibre ottiche vengono consumate in guerra in Ucraina, 10% dall'esercito russo, 6% dall'esercito ucraino. Io sono qui anche per fare domande scomode, quindi mi perdonerai. La guerra in Ucraina, come in ogni primavera, ha rivisto l'intensificare dei combattimenti. La Russia impone una pressione continua, non si tratta di sfondamenti rapidi, ma assistiamo a una guerra di erosione, un'erosione permanente nella quale piccoli guadagni territoriali si accumulano nel tempo e producono un effetto strategico. Quindi anche avanzate territoriali limitate consolidano la posizione attualmente di vantaggio russa. In questa logica, il chiudere una pace anche non giusta, anche non moralmente accettabile, non sarebbe comunque un male minore anche per la stessa Ucraina? È lunga la risposta. No. Potrebbe non esserci spazi per un'altra domanda. Va bene, rispondo. Cerco di essere sintetica. Dipende molto da cosa intendiamo per pace o pace giusta. Io non credo che nel caso dell'Ucraina e per le ambizioni imperiali che la Federazione Russa ha mostrato in questi anni in Ucraina, ma negli anni precedenti altrove, penso alla Cecenia, alla Bielorussia, non credo che la parola pace, né giusta né ingiusta, sia la parola da applicare alla questione ucraina. Credo che pace sia qualcosa destinata quantomeno a essere assicurata e protetta per generazioni. Nel caso dell'Ucraina parliamo di un negoziato, di una tregua, ma non di una pace. L'Ucraina negli anni 90 ha già rinunciato alle sue scorte nucleari per
aver garantita la sua sovranità nazionale. Era una pace quella? Chi lo sa? Era un negoziato? Sicuramente era un negoziato. Quel negoziato non è stato rispettato, la sovranità nazionale dell'Ucraina non è stata rispettata. Io credo, conoscendo il paese abbastanza bene, che l'Ucraina è pronta ed è inevitabile che così sia, a delle cessioni territoriali. Ok? Non credo che sarà l'attuale presidente a poter sostenere un negoziato in cui verranno fatte queste concessioni territoriali, e penso ai territori occupati, quindi penso sicuramente alla Crimea, che è ormai occupata di fatto, penso a Mariupol, ma penso anche che la Federazione Russa sta rivendicando l'annessione di territori che ancora non controlla del tutto, e questo è quantomeno ridicolo. Quindi io credo che sarà inevitabile che ci saranno delle concessioni territoriali, e non credo che sarà Volodymyr Zelensky il presidente che potrà, per una questione di postura pubblica, essere quello che firma le concessioni territoriali, perché ha fatto della sua persona pubblica colui che rivendicava la protezione e il recupero di tutti i confini, essa stessa la Crimea, sapendo benissimo che questo sarebbe stato impossibile. Credo però che noi non possiamo chiamare questa né pace giusta né pace ingiusta. Credo che una pace giusta è una pace, come a gran voce Zelensky dice da anni, in cui alla democrazia ucraina, giovane, imperfetta, ancora corrotta, me le prendo tutte, ma democrazia ucraina, vengono date delle garanzie di sicurezza sulla sovranità territoriale. Queste garanzie non arrivano, e se non arrivano non si può parlare di pace. Sì, credo che gli accordi bilaterali firmati con i vari singoli stati occidentali fossero fatti in funzione di questo, cioè l'Ucraina non è dentro la NATO, però gli accordi bilaterali di difesa firmati con l'Italia, con l'Inghilterra, con la Francia, con la Germania, puntassero proprio a questo, perché erano condizionati alla fine della guerra e quindi avrebbero in qualche modo garantito l'Ucraina, a carta, di un'eventuale difesa dello Stato ucraino. Mi sembra giusto ricordare che è vero che l'Ucraina rinunciò alle armi nucleari, ma è anche vero che fu quell'occasione che Blinken promise all'Unione Sovietica di allora, anzi alla Russia, che non ci sarebbe stato un allargamento della NATO. Io non so se questo sia... Io vivo in un paese della Repubblica Ceca e sono contento che siamo dentro la NATO, però... Faccio un'obiezione, anzi due. La prima obiezione è che tutti i paesi che si sono avvicinati o sono entrati nell'orbita della NATO hanno scelto di entrare nell'orbita della NATO perché si sentivano ancora evidentemente minacciati. La seconda obiezione che faccio è un'obiezione anagrafica. E l'obiezione anagrafica che faccio e che credo manchi tantissimo nella narrazione della guerra in Ucraina è che le persone in un paese molto giovane, è che i ragazzi che stanno combattendo in Ucraina sono nati a cavallo del 1991, o immediatamente prima o immediatamente dopo. Nascere a cavallo del 1991 significa nascere a cavallo del referendum dell'indipendenza della Federazione Russa. E significa, per una generazione che ha sentito parlare dell'Unione Sovietica soltanto dai propri genitori e dai propri nonni, nascere e crescere guardando naturalmente a Occidente. Guardando naturalmente a Occidente come modello di sbagliato, fallibile, migliorabile, quello che vogliamo. Ma dico, magari sbaglio, però
se io fossi nato a cavallo del 1991, No, guarderei, detto tutti da questa parte. guarderei con un pizzico più di fiducia a un'imperfetta Europa che a un paese dove si uccidono gli oppositori politici col polonio. La presenza di gruppi di estrema destra e di formazioni neonaziste, tra l'altro confermate anche qui da alcuni ospiti che ho avuto in passato, è un fenomeno reale e, se vogliamo, conclamato, anche se di piccola portata, forse in termini numerici. Però il partito Svoboda prevede che sia introdotta una certificazione etnica sulla popolazione. Ecco, tutte queste cose riusciamo noi, nell'ottica di un'eventuale assimilazione dell'Ucraina futura, potremmo gestirla democraticamente o lo vedi un limite? Non lo so, se lo chiede la persona giusta, perché noi in Italia abbiamo i fascisti al governo, quindi mi fiale. Non credo che siano fascisti, non credo che siano fascisti. Vedo che siano di destra, ma Arrivati, lo so. c'è una bella differenza tra Pravni Sektor e Forza Italia, no? Forza Italia forse sì, Fratelli d'Italia non lo so. Vabbè. Ti rispondo, non andavo via, non cercavo di fuggire dalla risposta. E comunque lo penso. Questa è la mia opinione, siamo qua, no? Ci mancherebbe. Non possiamo negare che abbiamo al governo delle persone che sono limitrofe a Casa Pound e che Casa Pound sia un'organizzazione dichiaratamente e apertamente neofascista, quindi possiamo, diciamo, aumentare anche il brusio, ma questi purtroppo sono fatti. Ci posso... Contiamoli. Lasciamo parlare la persona, grazie. Ci sono dei partiti e delle organizzazioni radicali, sì, sono percentualmente risibili. Penso che il nostro compito come giornalisti e come narratori sia cercare di capire da dove nascano, e credo che sia in parte lo stesso se noi non vediamo la storia dell'Ucraina in chiave storica larga, cioè di quelli che sono stati i movimenti di estrema destra nati in funzione antisovietica, non riusciamo a mettere, secondo me, bene a fuoco tutto il processo più largo, ok? Allora, tutte le volte che viene citato, ancora oggi, che viene citata la figura di Bandera, e nessuno nega il collaborazionismo di Bandera con i nazisti, ne siamo tutti perfettamente a conoscenza. La cosa che però dobbiamo fare, se vogliamo leggere la realtà, non commentarla, è analizzare cosa sono stati i movimenti legati a Bandera nel momento in cui sono nati, cioè in funzione antistalinista. Non sto dicendo cosa mi piace, cosa non mi piace, dobbiamo difendere Bandera oppure no, dobbiamo semplicemente leggerli nella chiave storica del momento preciso in cui si sono verificati. Ora, noi ascoltiamo da ormai 4 anni la litania continua di commentatori, analisti che ci dicono che in Ucraina ci sono i nazionalisti, i nazisti, i gruppi che rivendicano l'etnicità, che vietano la lingua russa nelle scuole. Non è vero, non è vero. Volodymyr Zelensky ha fatto un provvedimento in cui, per rivendicare l'identità nazionale, essendo che quel paese si chiama Ucraina, non Ucraina ex colonia dell'Unione Sovietica, ha imposto
assai giustamente, io credo, che la prima lingua fosse la lingua ucraina e che ci fossero delle zone in cui è ammesso il bilinguismo. Kharkiv, che è una città russofona, ed è stato, e qui giace, sarò breve e concludo, e qui giace l'esempio plastico del grande fraintendimento sulla guerra in Ucraina. Kharkiv, che è la città più russofona del nord, è stata la città meno russofila di tutta la guerra. È stata la città che dall'inizio dell'invasione, 24 febbraio 2022, ha combattuto più strenuamente per difendere un attacco che era dentro la città, ed è stata l'esempio plastico di tutto quello che le forze armate della Federazione Russa non avevano capito, entrando a Kharkiv pensando che russofonia e russofilia coincidessero, e questa convinzione basata su non so che cosa si è disintegrata di fronte alla resistenza di Kharkiv. Quindi questo per dire quanto ci siano stati giganteschi livelli di fraintendimento sulla russofonia e la russofilia. E poi parleremo con Nathan. La stessa cosa capita come sionismo ed ebraismo. C'è una confusione abbastanza evidente. Comunque, sei una persona di cultura, quindi mi sembra necessario concludere con questa domanda. Come hai visto i boicottaggi e le limitazioni internazionali dell'Ucraina dal 2022, come la sospensione di artisti ritenuti vicini al Cremlino e la cancellazione di concerti o di opere teatrali da autori come Tchaikovsky, o come fece l'Università Bicocca di Milano, che sospese un corso su Dostoevsky nel marzo del 2022 tenuto dallo scrittore Paolo Neri. Non sono d'accordo. Ero sicuro. No, però non sono d'accordo e te lo spiego. Non sono d'accordo accogliendo però accogliendo quello che mi hanno spiegato artisti e amici ucraini che non avevo capito del loro punto di vista. Io sono assolutamente contraria sempre a una cultura iconoclasta, sempre. Vivo a Roma, accanto a casa mia c'è il mausoleo del Duce, e ogni volta che passo davanti a quel posto racconto a mio figlio che cosa ha rappresentato per la storia del nostro paese. Sono d'accordo che un direttore d'orchestra che ha delle connivenze problematiche con il regime russo possa essere escluso da una manifestazione pubblica. Trovo sbagliato quello che è successo a Paolo Nori, che è un amico e con il quale costantemente discutiamo della guerra in Ucraina, ma, e concludo così, mi è capitato una volta di chiedere a uno scrittore ucraino: perché state abbattendo quella statua di Pushkin? Ti sembra ragionevole, utile per il futuro? E lui mi ha risposto così: quella che per te è una forma iconoclasta, per me è abbattere la statua di un regime che ci ha colonizzato. Non sto dicendo che dobbiamo essere d'accordo, sto dicendo che dobbiamo ascoltare il loro punto di vista, perché quello che per noi è il residuo dell'Unione Sovietica, per loro è la rappresentazione di un regime che li ha colonizzati, e forse dobbiamo ascoltare queste voci, non essere d'accordo con loro, ascoltare per capire quel punto di vista lì. Grazie. Io adesso passerei a... Nathan, la guerra è sempre un conflitto di due ragioni, ma Gaza non è una guerra. Solo per citare i numeri, dal 7 settembre credo che siano 67.000 vittime, 340 operatori umanitari uccisi, 290 giornalisti. La situazione umanitaria è al collasso, la malnutrizione colpisce gravemente la popolazione, circa 1 milione di bambini non ha accesso all'acqua potabile. Migliaia di bambini hanno perso uno o entrambi i genitori.
Le dimensioni di Gaza, è giusto ricordarlo, sono circa 45 km quadrati. Praga è 496 km quadrati, cioè 11 volte più grande. Tutto nel silenzio e nella totale pressoché indifferenza occidentale. Come se lo spiega? Come te lo spieghi? I think that, first of all, thank you all for coming. It's a pleasure to be with you. I think that, unfortunately, the world for many, many years has grown accustomed to the continuous oppression of Palestinians and the siege of Gaza, and really only pays attention when there is some dramatic episode of bloodshed. So as soon as we have an episode of bloodshed like the 2008 to 2009 Gaza war, or the 2014 Gaza war, or this most recent genocide, then Gaza is in the front pages, world leaders are speaking about it, and they're all demanding that we must restore calm. And what they mean when they say we must restore calm is that we must restore the situation to what it was just before this spike in bloodshed. In other words, they are okay with the situation as it is for decades of Palestinians being subjugated, being constricted into smaller and smaller spaces as Israeli Jewish communities expand. And they're only calling for an end to the most grotesque violence that makes it to the front pages of the newspapers. And unfortunately, we see that affirmed again now since the October ceasefire. We hear very little about Gaza, despite the horrific conditions that continue to exist there. We continue to refer to the situation as a ceasefire, even as hundreds of Palestinians are being killed in Gaza. I mean, it's inconceivable that if hundreds of Israelis were being killed by attacks from Gaza since October, we would call it a ceasefire. We wouldn't. But we call it a ceasefire in this case because it's only Gazans who are being killed. And for many, many years working on this issue, my great frustration was the way that the world accepts what it calls the status quo. And now, since the ceasefire, we have a new status quo in Gaza, and the world is indifferent to it. The world is indifferent to Israel occupying more than 50% of Gaza today. The world is indifferent to almost daily bombings and killings of Gazans, and is indifferent to 1 million people living without homes, living in tents in extreme cold and wind, and with shortages of the most basic medicines and sanitary conditions. So that was the case prior to this Gaza genocide. It's the case once again today. And the only way that we're going to change that situation is if we stop calling for an end to violence whenever we see a spike in violence, and we start addressing the decades-long situation of oppression that is causing these recurring bouts of violence. Wow. Hamas è stata anche per anni finanziata per pubblica missione israeliana dal Qatar. Israele ha permesso e facilitato tali finanziamenti nella logica di depotenziare l'autorità palestinese per rafforzare Hamas. Lo Stato israeliano in questi decenni non è mai stato realmente sanzionato per i crimini compiuti, per l'occupazione, per gli insediamenti abusivi e per gli espropri e per le demolizioni di strutture palestinesi. Grazie, io penso, a un controllo narrativo che è stato pressoché totale, ha praticamente operato in totale impunità. Per tutto questo noi Occidente non siamo complici e corresponsabili dei misfatti di Israele? Absolutely. We in the West are facilitating
this situation of continuous subjugation and violence. And often the way that this situation is framed in the West is as though it's a conflict to which the West is a bystander. And we must ask ourselves, what can we do to intervene in order to help the situation, in order to end the conflict or at least alleviate the suffering? And this framing is itself a kind of denial, because the truth is that we are already and have long been partisans in the conflict. This isn't a situation where you have one much stronger party, a giant, beating up one much weaker party, a child, and we're just innocent bystanders on the street wondering whether we should risk our own neck to stop the beating of the child. We are providing clubs and machetes and brass knuckles to the giant as he's beating the child. So the first step, I think, is to acknowledge that we have already taken a side. And we have been taking, continue to take the side of Israel in terms of normalizing occupation, in terms of protecting Israel diplomatically, in terms of giving within the EU trade benefits to Israel, scientific cooperation to Israel, helping to prop up the Israeli economy by importing huge amounts of arms from Israel. I mean, during the genocide in 2024, when you had massive protests in capitals across Europe, it was a record year of arms sales for Israel, which is a huge part of the Israeli economy, an essential part of the Israeli economy, and more than half of them were going to Europe. So we are, in the West, collectively, absolutely complicit and in denial of our own complicity. Forse è bene ricordare che in queste ore il Libano, 4 milioni di abitanti, che aveva 2 milioni di rifugiati siriani, 800.000 palestinesi, 1.200.000 stanno scappando dal Libano del Sud. Ricordo che il Libano del Sud non sono soltanto, non è un'enclave araba, ci sono paesi e villaggi cristiani, le bombe cadono su tutti. Israele è dominata da fazioni religiose nazionaliste e suprematiste ormai. Non si tratta più di ebrei contro arabi e dei difficili rapporti tra lo Stato ebraico e i suoi vicini, ma è purtroppo emersa una nuova ideologia suprematista che ha affidato sulla forza militare enorme, senza alcun rispetto per la vita e l'esistenza di altri popoli. Perché non congeliamo i beni di Israele all'estero? Perché non sanzioniamo economicamente Israele come abbiamo fatto con la Russia? Perché non blocchiamo gli investimenti di Israele? I think that's a very good question. I think it's a question we all need to be asking ourselves. There's a gross discrepancy in how Europe and the West has treated occupation in Ukraine and how it treats occupation in Palestine. And I think the very fact that you're asking this question is a good thing. It's something we all need to ask ourselves, and it's also something we all need to ask our elected leaders, because they have gotten away with this kind of hypocrisy for a very long time, and it's only as a result of this Gaza genocide that some politicians are starting to feel for the first time that their constituents are asking them this question: how do you reconcile your position on Ukraine and Gaza? And I think the more that we, people, voters, hold our elected leaders to account in that way and make it uncomfortable for them to hold the positions that they hold, the more chance we have of beginning to change this degree of impunity that facilitates decades and decades of occupation without end.
Israele stava già attraversando un periodo di grande crisi prima dell'attacco terroristico del 7 ottobre del 2023. Grandi manifestazioni chiedevano le dimissioni di Netanyahu. La diaspora americana e quella europea devono oggi confrontarsi con un reale antisemitismo crescente. Se non si comincia una diversa politica verso i palestinesi, questa guerra non avrà mai fine. Devono offrire pari cittadinanza a tutti i suoi cittadini e fermare le trasformazioni di Israele in paese autoritario. Ma ormai qualsiasi critica al governo di Israele scatena l'accusa di essere antisemiti. E questo per me è inaccettabile, lo dico da ebreo a ebreo, quindi... E anche questo, c'è una soluzione che noi ebrei possiamo fare? Well, I think that one of the things that is very important for us to do is to be very clear about how we use the word anti-Semitism and how we respond when the word anti-Semitism is being applied improperly. And I think that, as Jews, we have a special authority when talking about anti-Semitism. And there is a powerful element within the Jewish community that for many years has attempted to conflate real anti-Semitism with their own project of protecting Israel from criticism. And this is not simply a public relations effort. It is a campaign that is legislative. It includes promoting a very specific and problematic definition of anti-Semitism known as the IHRA definition, the International Holocaust Remembrance Association definition of anti-Semitism. And the design of this definition, which is now passed through state legislatures in the United States, passed through parliaments in Europe, this definition is designed to protect Israel from legitimate criticism. So to answer your question, I think the very first thing we need to do is to identify real cases of anti-Semitism and speak out against them, and equally to speak out when the label of anti-Semitism is being used improperly. Un popolo senza terra per una terra senza popolo. Così sembra che definì Herzl la Palestina, ma non era così. Già nel 1921 ci fu una sanguinosa e cruenta rivolta antisionista a Jaffa e da lì ci furono continui scambi di violenza da una parte e dall'altra. Gli inglesi nel 1938 limitarono l'immigrazione ebraica in Palestina e questo determinò, o almeno lasciò molti di questi ebrei di allora nelle mani del nazismo. Questo senso di colpa forse portò alla creazione poi dello Stato di Israele. Come io dico, io sono contento che siamo arrivati gli americani a salvarci, ma dopo 80 anni questo debito di gratitudine e di riconoscenza rimarrà sempre. Però forse l'abbiamo già pagato, così come Israele non può, in virtù di quello che è successo, fare le stesse cose non forse le stesse cose, ma portare avanti violenze che sono inaccettabili. Crede che l'Inghilterra, crede che la Francia dell'epoca, gli Stati Uniti di allora, fecero questo in virtù di un senso di colpa e questo senso di colpa rimane ancora, oppure ci sono solo puri interessi economici? I think that there are many factors to explain European and Western support for the State of Israel. I think that Holocaust guilt is a factor. It's not the only one. I think the fear of being accused of anti-Semitism
is a powerful factor for many political leaders. And I think that there is perceived to be very little to be gained, at least until recently, for standing up for Palestinian rights. One party is strong and the other is weak. One party has influence in Europe, the other doesn't. And there was simply a calculation of expediency, that there was very little to gain from supporting Palestinian rights. I also think that at a deeper level, there is a kind of widespread misperception, even among well-meaning people, about the basic history of the place. And what we see from many political leaders is a kind of false equivalence between Israelis and Palestinians. We heard Trump talk about, this is a 3,000-year-old conflict, and I'm going to be this historic figure who will resolve it. But it's not a 3,000-year-old conflict. It's a conflict that began with a political idea that's very recent, in the late 19th century, in Europe. And that idea was Zionism. And at the time that that idea came about, the Jewish population in Palestine was 3%. And the project of creating a state for one people that is 3% of the population against the will of 97% of the population is a project that, if successful, would necessarily entail the use of tremendous force. And that is indeed what happened. And today, the way that this place is spoken of is as though the Israelis have been there forever, the Palestinians have been there forever. It's such a tragedy that they both have equal rights to the same piece of land and they can't agree on dividing it. And this is a misnomer. It is not the actual history of this place. You know, in the 1948 war, the Palestinians were a majority in what became the State of Israel, and they were forced from their homes in large numbers, about 750,000 people, and not allowed to return. And at that time, many in the West supported the idea that Palestinians should return to their homes. Not just in a UN General Assembly resolution in 1948, but the policy of the US government. They were pressuring Israel to allow Palestinian refugees to return because they thought, as they do in other conflicts, that refugees should be allowed to return and that one shouldn't have a policy that only one ethnic group can come back. Jews fled also during the war, but only Jews could come back to their homes. And even within Israel, there were parties, the left-wing Mapam party initially supported Palestinian refugee returns. But today in the West, if you ask any foreign minister or head of state in the West about Palestinian refugee return, it's like you cursed in public. You stopped the record player in the dance hall. It's the most uncomfortable question. It's unthinkable for a political leader in the West to say, yes, I believe that refugees should return independent of their ethnicity. Today, the mainstream position is that, yes, there was ethnic cleansing in 1948, and Israel has a right to preserve the gains of that ethnic cleansing. They became a majority through ethnic cleansing, and what? Are you anti-Semitic? You want them to undo the majority that they gained? And it's like the positions of these very countries have been turned upside down without anybody noticing. So I think that this is a very long way to answer your initial question, but I think that deeper than Holocaust guilt, deeper than geostrategic interests, is a basic misunderstanding of the history of this place. Sì,
sentire queste parole fa male. La guerra di oggi che ci vede a guardare la televisione e scoprire i bombardamenti in Iran e i ripetuti bombardamenti sui paesi arabi da parte dello stesso Iran, ci mette in una condizione che non riusciamo a capire neanche bene quali sono le dinamiche internazionali, no? Perché apparentemente la Russia dovrebbe essere svantaggiata da una guerra contro l'Iran, che è un suo alleato storico, però scopriamo poi che il prezzo del barile schizza da $50 a più del doppio e che tutti i missili Tomahawk e Patriot che sono stati usati e che vengono usati in questo momento difficilmente potranno andare a Kiev, nonostante le ripetute richieste di Zelensky. Siamo circondati da informazioni, notizie contraddittorie che legittimano qualsiasi ipotesi di complotti. Ma è legittimo pensare che gli Stati Uniti sono entrati in questa guerra a fianco di Israele per un ricatto? Oppure ancora peggio, come dicevamo con Francesca, proprio perché non sanno neanche perché ci sono entrati? Sue non è facile la risposta. No, I don't think that there's any reason to believe that blackmail was involved. But I think that if we're speaking of the American public, for sure, they do not know why the U.S. is at war with Iran. And most of the American public, according to all the public opinion polls, is opposed to this war. Now, the Secretary of State has said publicly that they went to war because they believed Israel was going to attack anyway, and if Israel attacked, Iran would retaliate against U.S. interests, so therefore it was a kind of self-defense. This is the laughable explanation of the American Secretary of State for how the U.S. entered the war. Missing from his narrative is the fact that Israel would never attack Iran if the U.S. didn't give it the green light, and the U.S. gave it the green light. So I think that it's absolutely the case that Israel frauded the United States to enter this war and exerted all the efforts that it could to try to persuade Trump to enter this war. And I don't think any blackmail was required. It was simply a matter of persuading Trump that this would be a great victory for him. And we see that he feels like he's on a roll after the war against Iran last June, which he trumpeted as a great success that cost him nothing. And after the abduction of Maduro, he has a real appetite, we see in his comments now about Cuba, for the use of force. And I think that, Israel was pushing, in a sense, on an open door. E grazie a noi. Thank you. Thank you.